Abbiamo iniziato. Ciao Monica, siamo qui con Chiara. Ciao. Iniziamo il suo viaggio e scendiamo 5, 4, 3, 2, 1. Mm. Ma ehm, mi mostra su un tavolino una carta dei tarocchi, sono gli amanti. Ti dà l'autorizzazione? Sì, sì, mi dà l'autorizzazione, anche a te, ovviamente. Come ce la dà? Come se volesse lanciare via questa carta, ma non riesce perché le rimane incollata alla mano. E intanto dice di sì con la testa. Vediamo la sua vibrazione. Circa 3 miliardi. Consapevolezza. 121, Anima. 40, Vite. 2518. Cervello. Mm, 8,7. Suscettibilità ipnotica. 24, 3, 4D. 3D 73. Ok, questa è la situazione della nostra amica Chiara alla sua prima sessione. Andiamo al giorno in cui Chiara accende il computer e ci trova per caso. Boom, botta sicura. Non trova altri che pagano per la pubblicità, non trova altri che hanno il sistema dietro che li supporta, trovano noi poveri reietti e boicottati, senza più funzionanti nemmeno le parole indicizzate che io faccio tanta fatica a mettere, ma che non funzionano più. Quindi se cercate un video e prima mettevate il mio nome e cognome e la parola dell'argomento che vi interessava, sappiate che non funziona. Grazie YouTube. Ehm, è come se la PS avesse momentaneamente congelato tutte le interferenze eteriche e mentali e abbia creato un piccolo varco per Chiara. Ok. Dentro quel varco lei ci ha trovato. Ok, io peraltro ultimamente ho proprio la sensazione che siano tutti dentro il sistema, questi, che mi mandano gli attacchi degli amici, che mi mandano questo, che mi mandano quello. C'è qualcuno come me che fa quello che faccio io? Libero? E non così come lo fai tu. Con il tuo metodo, no. Quello che mi ha attaccato di recente è nel sistema, che va in televisione, che viene dalla televisione. Mm, sì, 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 assolutamente. Guardatevi la sessione TV con l'occhio di un gatto in copertina. Va bene. Nome della PS. Rugiada, Nome della PE. cielo, Nome del progetto. direi ambivalenza trattino ambiguità, per spiegarlo un po' meglio. Mi fa vedere Chiara come se fosse un pendolo e che oscilla tra due estremi opposti. Da un lato, per esempio, potrebbe essere la quiete, remissività che dimostra, dall'altra proprio rabbia. Poi da un lato l'amore che riceve e dall'altro l'amore che non riesce a dare, ma che poi va a chiedere alle stesse persone a cui non l'aveva dato. Da un lato l'ipercontrollo alimentare, ok? E dall'altro ehm, eh, non so come dirti, la magrezza e l'obesità.
I due cessi, i due opposti. O due opposti, sì, sì. Bene, microfono. Piede destro, piede sinistro. Dolore al piede destro, interferenze tutto al piede destro, piede sinistro. Comunque Scusatemi sempre i solo due un opposti. secondo, scusate. Ok, causa esoterica di questa interruzione. Unbelievable. Sì, molto simile a quella che a lei è accaduta nel momento in cui stava facendo la manovra di parcheggio. Che era la domanda successiva. Ecco. Ok, qual è? Diamo un microfono alla PS. La fiancata, si è fatta la fiancata facendo una della macchina, pensando alla sessione di oggi, questo è successo ieri, e una manovra che potrebbe fare bendata. Allora, per spiegare questo possiamo vedere vari livelli di lettura. Un livello di lettura è rappresentato addirittura dagli arturiani e i pleiadiani che si danno la mano fra di loro ed è come se creassero una sorta di cerchio, in questo caso intorno a Chiara, intorno alla vita di Chiara, per far sì che lei rimanga all'interno della terza dimensione e all'interno di tutte le dinamiche che l'hanno sempre caratterizzata. Quindi che le fanno sentire a volte l'illusione di poter uscire, però poi viene rimbalzata all'interno di questo cerchio. Arturiani? Quindi, Mm? pleiadiani. Quindi dicevi? Ehm, e niente, e quindi questi due episodi, sia l'interruzione sia diciamo la piccola lesione alla fiancata, così è un modo per ributtare lei all'interno di questa terza dimensione e delle sue solite dinamiche di opposti apparenti che in realtà le servono semplicemente per farla stare al centro della terza dimensione, quindi di tutti i limiti, di tutto il gioco che non è condotto da noi, ma da delle forze oscure, diciamo. E entità eteriche, vediamole. C'è un drago che sputa il fuoco, c'è una mantide che manipola attraverso tutta una serie di sotterfugi delle situazioni. Poi c'è come falconiforme un piccione. Mhm. E poi c'è appunto questi arturiani e pleiadiani, Mhm. e poi c'è una specie di robot del secondo universo, anche un po' anni 80 come sembianze, quindi non è umanoide, proprio robot classico. Un po' Daft Punk. Sì, esatto, che viene con un vassoio, tipo per servire il pranzo, che è come se avesse pochi alimenti ben bilanciati, quasi che sono stati pesati, integrali, salutari, eccetera, però in eterico è come se ci fosse, che ne so, delle torte farcite di crema piuttosto che dei cibi fritti, cose del genere. E poi 4 EDL. Allora, non me ne voglia la nostra amica, brevissima indagine su Metropolis, dove c'è il robot. Tu hai visto il film, Monica? No? No? Ah, quindi ottimo, ottimo. Una svagonata sui maroni, perché è lunghissimo, noiosissimo. Stiamo parlando degli anni 20, stiamo parlando del cinema muto, sì. Stiamo parlando di attori e attrici fortemente truccati, con tutto sempre il viso bianco e gli occhi molto segnati.
Stiamo parlando del manifesto di tutto quello che poi è stato grafica e design da quel momento in poi. La donna robot di metallo, acciaio, argento, con alle orecchie le antenne orizzontali, che poi è stata ripresa da artisti, è stata messa nei video, Madonna l'ha utilizzata in un video che adesso non ricordo, è diventata un'icona. Daft Punk, è una delle loro copertine dell'album più celebre, riprende questa. Peccato che nel momento in cui viene presentato il robot, adesso non raccontiamo tutta la storia, c'è questa donna, ovviamente con una specie di armatura nella realtà, e quindi questo robot con il viso da seduta su un trono e dietro una gigantesca stella con la punta in giù. Mm. La stella satanica, quindi disegnata con una penna senza staccare il tratto dal. Questa cosa non è mai praticamente stata rimarcata da nessuno. Metropolis chiama tutti i creatori, nostra amica, non ti preoccupare, aggiungiamo poi tempo, tutti i creatori eterici, mentali, chiama la donna archetipica del robot, perché è una donna e non un uomo. Dimmi cosa ti arriva. Allora, giustamente tu hai notato la punta in giù della stella, quindi è il sovvertimento di i valori della natura. La natura femminile mh, ehm, deve essere rigirata e quindi non più resa naturale, ma resa artificiale, in modo da poterci disconnettere dalla nostra anima. Quindi questo tipo di sostituzione, di ribaltamento della stella, ribaltamento della natura semplice, vera, autentica. Ok. Ah, abbiamo visto la stella nell'origine dell'uomo, la sessione indagine, con la punta verso l'alto. Quello è l'uomo vitruviano. Esatto. Sarebbe un uomo a testa in giù? È un uomo impiccato, sì. Ok. È un uomo impiccato in cui, diciamo così, la testa è completamente dominata da entità oscure, guidata e manipolata da entità oscure, sì. Chi ha creato Metropolis? Non mi interessano i registi. Chi l'ha creato? Chi l'ha voluto? Perché in quel momento? Allora, qua i creatori sono proprio degli zoccoli, quindi mi viene assolutamente il secondo universo, in particolar modo nella figura di Satana. Perché nel 1927? Ehm, Dunque, con la prima guerra mondiale si era già deciso come proprio su carta questo progetto di graduale fusione dell'uomo con il robot, con l'intelligenza artificiale. Daft Punk sciolti, un duo francese. Chi sono? Legati alla massoneria? Al sistema? Eh sì, massoneria sì, perché immediatamente è venuta la scacchiera bianca e nera, però più uno dei due. L'altro come trascinato mi viene. Quello più grande o quello più giovane? Trascinato? Più grande, più Quello più giovane forse. dentro. Più giovane, trascinato forse. Ok. Adesso non va internet, vabbè. Causa esoterica della loro copertina, con un viso di robot. Possibile. Sì, è così. Loro sono assolutamente delle pedine di questa agenda che noi crediamo, no? Essere abbastanza recente. In verità io la vedo proprio già con la prima guerra mondiale. E pertanto loro devono rappresentare uno degli intenti principali, che è questa fusione tra il dominato e il dominatore. Il dominatore è artificiale.
in modo da limitare la nostra potenza Loro si naturale. presentavano in pubblico e nei concerti con un casco di robot, uno in un modo e uno nell'altro, uno un po' argento e uno un po' d'oro. Questo casco diviso a metà è la copertina dell'album Random Access Memories, che se non capisco male sono accesso ai ricordi in modo casuale. Che ti arriva? Mi arrivano tutti tipo i manicomi, gli elettroshock, come esperimenti, diciamo così, di manipolazione mentale, che inizialmente sono stati fatti così, in maniera diretta. Adesso possono essere fatti tranquillamente a distanza, però in ogni caso l'obiettivo è quello di manipolare l'essere umano fisicamente e mentalmente. Ma loro hanno iniziato come ragazzini e avevano questa fissa per i robot, poi sono stati contattati e gli hanno detto sì, siete nostri, se volete fare successo, o nascono come figli d'arte, figli Sì, di massoni. sì, esatto, la seconda che hai detto, perché mi viene proprio che uno appunto di questi due in realtà è come stato spinto, penso, dal padre, o comunque insomma dal suo ambito familiare, come se già questo adulto avesse preso degli accordi per, in un certo senso, sacrificare il proprio figlio, no? Ho praticamente finito con le domande. Quanti posti esistono al mondo con robot pronti? E cosa intendi per robot pronti? Cani poliziotto, che spesso si vedono, umanoidi robot pronti per essere utilizzati al posto di forza pubblica, forza Tut- lavoro. già in essere questa cosa. Mhm. Eh, Ma ci sono magazzini? allora, me li fa vedere soprattutto ad Oriente, in particolar modo, forse verso la eh, cos'è, Corea? Corea, Mhm. Cina, mm? Lì sì. Sì, anche se in fase di perfezionamento. Ultima domanda. Significato, motivo della saga Terminator. Le macchine prendono il sopravvento, gli uomini sono fottuti. Detto proprio riassumere in una frase 5-6 film, una cosa così. Almeno 3 importanti, poi altri sono state un po' delle stupidaggini. Sì, è la vittoria di questi alieni robotici che vorrebbero esattamente ottenere questo, però sfruttando le energie provenienti dalla nostra essenza animica. Ok, stop. E torniamo a Chiara. 4DL, entità mentali. Furia cieca, livello 5. Food 5-6. Poi c'è piena fino all'orlo. mm, Sono più o meno tutte intorno così, 6 e pietà 7. Furia cieca mi fa vedere che a dispetto di quella che può essere una sua esteriorità piuttosto tranquilla, in verità dentro di sé c'è una rabbia molto profonda per una serie di situazioni che ha dovuto subire. Food mi fa proprio vedere questo suo rapporto solo apparentemente sereno col cibo. Di fatto è come se avesse un grande timore del cibo e dei suoi esiti. Ok, Monica, Ed aspetta. infatti, Mhm, sì, mhm, mhm. Dimmi, dimmi, dimmi.
Ed infatti poi ci ha testimoniato che sia la mamma che la nonna avevano dei problemi di peso. Ok. Quando tu scrivi, tu dici quando iniziano le entità mentali, io faccio dei cerchi dove poi scrivo il numero e accanto alla descrizione. Ne avevo già fatti tre. Il secondo, food, senza sapere che fosse food, mi è uscito un cerchio con una botta a ore 2, come se fosse una botta, cioè una specie di avvallamento. Non so perché, non succede mai. C'è una causa? E se, vedi, abbiamo visto anche proprio la sua oscillazione tra due estremi opposti. Mm? Ed è proprio come mettere l'accento su questo aspetto, che lei ha molto forte questa dualità, non riesce proprio a integrare la dualità sotto diversi punti di vista, Piena fino al... incluso il Scusa. cibo. Piena fino all'orlo. Piena fila all'orlo mi mostra proprio una bacinella che è come se fosse colma, mancano poche gocce, è straripa ed è proprio tutta una serie di vissuti e di emozioni che l'hanno come saturata e lei non sa come smaltire tutto questo. Pietà. Pietà Monica, pietà. con punto esclamativo. Come se lei, in qualche modo, nell'arco della sua vita, avesse subito delle mazzate. Mazzate in termini di giudizi, di sguardi di disapprovazione, di frecciatine, di critiche. Alcune evidenti, altre velate, risatine alle spalle. E non ne può più. Lei ogni volta che arriva a una cosa di questo genere è come se dovesse chiedere pietà, perché la riceve come se fosse una mazzata. La prima è stata a scuola. A scuola ha Secondo me non è subito, stata, però non è stata la prima. Lei se la ricorda, ma non è la prima. ok, ha subito una specie di dileggio da parte dell'insegnante in seconda elementare. Ok, impianti, velocemente, Allora, principali, c'è diciamo. un cubo di plexiglass che avvolge la testa, mm? Quindi che le fa vedere solo parzialmente la realtà perché oltretutto questo cubo di plexiglass è come se fosse un po' molto spesso ed appannato. Poi c'è una sciarpa praticamente che le stringe fortissimo la gola. Poi c'è come una specie di, non so come dire, eh, di sifone intorno all'apparato digerente e poi vedo come se C'è un fossero restringimento, sifone, eh, sì, come se fosse filtro. difettoso, un tubo, diciamo così, sì, esatto, Ah, ok. mm, difettoso. È come se lei sapesse che questo è difettoso E perde? e, funziona male, tende a ostruirsi, è stato costruito male, diciamo, no? Mm. Come se lei lo sapesse perché è una sorta di eredità, diciamo così, e quindi deve gestire la propria vita, tutte le proprie scelte, per contenere al massimo quelle che possono essere le eventuali disfunzioni, no? Di questo sifone qui. E quindi, sai, eventuali aumenti di peso, perché l'assimilazione non avviene correttamente. E poi vedo, è una cosa un po' particolare, perché è come se le venissero fatte delle iniezioni, a me viene fuori che sono tipo di cloruro d'ammonio. Queste iniezioni gliele vedo fatte, allora, sì, praticamente appena sopra il ginocchio, più o meno, le cosce. Mm? Ed è come se da un lato tendessero a rendere la gamba massiccia, e poi danno tutta una serie di effetti collaterali, tra cui per esempio anche una sorta di iperventilazione, che nel suo caso è come se fosse una sorta di panico, di soffocamento.
Va bene, cinema, sorella, Un ragazzo, un uomo. Aspetta, è una sorella o un fratello? Cioè, perché la, vedo un ragazzo. la sorella. Ok. Beh, c'è anche l'ex e il figlio. Ok, perché prima è venuto un ragazzo, quindi sarà il figlio, giustamente. Mhm. Sì, ma Alex, Quello storico, quello attuale, cioè quello di poco fa. mm, mi viene come se fosse con una corda. Viene con una corda. Di che tipo? Chi vuole legare, appendere, chiudere, tirare. È come se lui di fatto si sentisse in qualche modo legato e compresso e vuole tirare dentro lei, in questo tipo di sensazione, di stato d'animo, di vissuto. Mm. Allora, viene se vuole imparare per se stesso, dalla storia della sua ex. Se vuole fare sotterfugi, obblighi, ricatti e altro, se ne sta a casa, Sì, a infatti guardare la ruota della fortuna. si troverebbe più a suo agio a sbirciare tipo da una serratura. Ok, quindi non viene. Per osmosi il cinema lo sbatte fuori, Mm, come una bolla. sì, sì, direi Ok, che figlio sì, sorella, sì, benissimo, più, più o meno, mm, non così cheerleader, esatto. non Eh, fa il ballo delle cheerleader. mm, Datemi una C, datemi una H, mm, datemi una I. mm, mm, Chiara. mm, mm. Pensa se dovessi dire il tuo cognome. Ah, datemi. Roba lunghissima. Sì. Dopo un'ora siamo ancora lì a aspettare. Ah, finito o no? Eh, Bene, cosa facciamo oggi con Chiara? Ci sono un sacco di punti, non so da quale mm, iniziare. Iniziamo dalla paura degli aghi. Ci sono, così andiamo veloci, sì, abduction, sì. Sì, sì, assolutamente sì. Infatti abbiamo visto questi arturiani e pleiadiani e sono quelli appunto che effettuano queste iniezioni che hanno una serie di effetti collaterali. Ehm, velonefobia, paura degli aghi. Quando che vogliono studiare in eterico, anzi aspetta, sono abduction fisiche, con missing time, con blocco del tempo, pigliano il corpo, lo portano via, lo rimettono dentro, nessuno si accorge nella Matrix e nessuno si accorge di niente. O sono eteriche, che non sono meno gravi, eteriche. Sono meno allora, spettacolari. sì, diciamo che nella primissima infanzia alcune sono state fisiche, inclusa appunto la sua nascita. Infatti lei è proprio nata con un particolare tipo di problematica respiratoria, che è proprio legata a questi tipi di interventi che loro facevano di iniezioni. Um, e poi successivamente e attualmente io direi solo a livello eterico. Quindi la bronchiolite e la rianimazione subita alla nascita era già un abduction? E, allora, in realtà io ho visto che era già stata fatta in grembo quando lei ancora non era uscita. Mm. Ehm, sì, Fisica. sì, sì. Ok. Non è stata, credo, una gravidanza così semplice per la madre, specialmente da un punto di vista emotivo. Io in E questo ha proprio aperto un varco, per loro. questa sessione vedo l'immagine di una trasmissione televisiva. Io che vado in giro col microfono, sai quando tu dici no, non darla a me, non darla a me, non darla a me, tutti che fanno finta di niente, no? Bene, di nuovo, microfono alla solita. Ho beccato sempre la solita nel pubblico, la PS. Mhm. Mm. Che stiamo a fa? Qual è il motivo per cui ti sei fatta addurre nella pancia?
Chiara con valori bruttini, e diciamole le cose quando sono, un po' da asinella dietro la lavagna. Chi è? Chiara è la grande dea, ma deve riscoprire di essere la grande dea. Ok, il Ed è pubblico ride, ma chi si crede di essere questa? La grande dea. Dicevi? Ehm, Chiara ha effettivamente come un, una grande importanza in questo momento, perché ha proprio la possibilità di vedere il gioco assurdo, in un certo senso, che abbiamo scelto di fare, che è quello di passare a livelli successivi. Adesso è un po' come se fosse un livello abbastanza basico, in cui ci sono tante esperienze di emortificazione personale e mortificazione anche dell'altro, perché comunque lei è vero che ha subito delle situazioni in cui si è sentita umiliata, però anche lei l'ha fatto questo gioco. Oltretutto si è regalata tutta una serie di, diciamo così, mancanze, mm? E ora lei sa di poter andare al livello successivo, che è quello di trasformare tutto questo inganno, che è quello di trasformare tutto questo disamore, tutto questo autosabotaggio, tutti questi ostacoli in cui è inciampata. È il momento del grande salto. Ma per farla doveva proprio colmarsi fino all'orlo. Doveva proprio arrivare a non poterne più, a non riuscire praticamente più a camminare. Quindi la frattura al piede sinistro di 2 anni fa, con tutti gli strascichi e i casini, anche per il suo mestiere che tendenzialmente io non direi in questo momento, ha questa causa esoterica. Perché poi, avendo risolto il problema al sinistro, è diventata cioè, destra adesso, no? Il piede destro inizia ad avere dei problemi. Per cui alla fine c'è come il rispetto del progetto di oscillazione tra i due opposti, dal piede sinistro va a quello destro, ma alla fine sono solo due apparenti opposti per rimanere comunque all'interno di questa immobilità, perché l'esito finale che lei ha è quella di far fatica a muoversi. Ma d'altronde è proprio solo in maniera così evidente e vistosa la sua anima può mostrargli che lei è immobilizzata. Causa esoterica dell'operazione alla luce valgo destro e sinistro. Allora lì mm, dunque, questo qui è un discorso rispetto alla famiglia. È come se lei avesse scelto, sulla base di alcune dinamiche, accadute dentro alla famiglia, che sono state un po', complesse, un po' articolate, cioè non, esattamente eclatanti e vistose, okay, da poter dire: "Caspita, sono disfunzionali, caspita, sono oggettivamente stata, che ne so, vittimizzata." Non è così. Sono cose più subdole. Hanno fatto sì che lei avesse dei disagi, all'interno della famiglia e, che lei scegliesse anche in ambito, lavorativo una sorta di compensazione per andare proprio a riequilibrare questi squilibri che lei aveva vissuto come figlia. Mh, Ai piedi, agli alluci. sì. È ereditaria questa cosa? Sembra proprio di sì, ma a livello Eh sì, esoterico. è come se
La madre, per esempio, non abbia avuto molta fatica ad essere madre, così come è stato in fin dei conti anche per Chiara. In effetti è diventata finalmente madre, no, di un ragazzo, però ha avuto poi degli aborti anche. E poi oltretutto, pur essendo poi diventata madre, adesso ha difficoltà, tra virgolette, ad essere madre perché la moglie del figlio le mette molto i bastoni fra le ruote. Quindi lei comunque non riesce ad avere un rapporto così fluido e sereno col figlio perché c'è comunque una donna di mezzo che rende il tutto più complicato. Quindi proprio anche come se fosse una sorta di patto familiare in cui la donna avrà difficoltà nel nel rapportarsi con i propri figli. Tra le varie elementi della terza dimensione, lei ha preso anche questo patto familiare, fisicamente attraverso tutti questi sintomi che abbiamo visto, la luce valgo, eccetera, ma anche, diciamo così, la difficoltà del rapporto madre-figlio. Causa della ciste ovarica. È Esoterica. sempre legata a questo aspetto del femminile che complessivamente non è vissuto in grande armonia. Lei stessa con la propria femminilità ha avuto diversi tipi di problemi. È come se ci fosse da un lato sempre stato lo spettro di diventare grossa come la mamma piuttosto che come la nonna e quindi tenersi molto a stecchetto. Da un lato di non accettare alcune parti del proprio corpo e per esempio è anche ricorsa a degli interventi correttivi, no? Rispetto alla propria femminilità. Quindi causa esoterica dell'essersi rifatta al seno è questa. Sì, ehm, ma a monte è proprio questo patto di fedeltà che è come se lei volesse provare a spezzare in questa maniera qua. Cioè lei prova sul materiale a spezzare questo patto di fedeltà, quindi mi rifaccio il seno, oppure ho un'alimentazione super regolamentata, uno stile di vita ineccepibile e non assumerò peso e così spezzerò in questo modo il patto di fedeltà, ok? In realtà il patto di fedeltà è un qualcosa che ha a che fare con le energie sottili, con la terza dimensione. Quindi bisogna andare più in profondità per riuscire a spezzare questo patto di fedeltà. Causa dell'appendicite. Eh, allora, dunque, questa però non è avvenuta in tarda età, vero? Questa mi sembra No. che era giovane, Mhm. esatto. E qua, per esempio, mi viene come se fosse una specie di richiamo di attenzioni verso i genitori, come se lei non si fosse sentita veramente compresa dai genitori. Anche c'era una sorta di maschera, ok? Ognuno di loro metteva una maschera, inclusa lei. E in quel momento è come se volesse invece richiamare l'attenzione dei genitori per quella che lei veramente era. Causa esoterica delle tonsille tolte. Della Mm. tonsille. Mi fa vedere appunto questa sciarpa molto stretta che le stringe la gola, che non solo le provoca questa sensazione di soffocamento, ma che va proprio in un certo senso a ledere le tonsille. Il fatto che lei è come se non si fosse mai veramente espressa per quello che è. Come se avesse inseguito sempre una sorta di controfigura di Chiara, non la vera Chiara. Causa esoterica dell'allergia al nickel e relativa disidrosi, cioè allergia alla pelle. Aspetta, il nickel non so perché mi rimanda a qualcosa che riguarda i rapporti con gli uomini. Eh, allora, qua è complicato perché ci sono tanti fattori in gioco. È come se lei non accettasse una moneta di scambio nel rapporto, come se mi fa vedere che c'è questo passaggio
di questa moneta di scambio all'interno del rapporto, e lei Il non la nickel. tollera bene, sì, esatto, non la tollera bene all'interno del rapporto. Ok? Non riesce a far fluire lo scambio naturale che c'è in un rapporto. Lei mette sempre, come dirti, dei blocchi nel ricevere e nel dare. Mm. Ok? Quindi questa moneta di scambio risulta poi fonte di tossicità, di allergia. Quindi tutte e due, non è che lei non dà e vuole solo ricevere, sia in un caso che nell'altro. Quando è il momento di dare, c'è il blocco lì sul dare, quando è il momento di ricevere, c'è il blocco sul ricevere. Ok. Patto di fedeltà. Se lo scrive su un cartello e va al cospetto del portale aureo che apriamo. Tanta gente oggi. La prima, l'unica che lei richiede, la nonna materna, colei con la quale condivide, dice, molti punti, ha molti punti in comune. Sì, perché è come se avesse eh, quasi risolto le criticità della madre, del rapporto tra lei e la madre, ammorbidito alcuni aspetti della madre. E quindi è come se in un certo senso quasi fosse saltato il rapporto tra madre e figlia ed è andato direttamente tra mamma e nonna. Mm? Però in realtà la figura della madre è essenziale, tant'è vero che lei il patto di fedeltà l'ha fatto con entrambe, non è che l'ha fatto solo con la nonna. Mm. Mhm. È come se la nonna le desse questo abbraccio così, molto femminile, molto da matrona in un certo senso, ecco, no? Che la fa sentire molto accolta, molto sicura, molto accettata. E la madre? La madre, nel momento in cui mi rimanda un'immagine della propria vita terrena, mi fa vedere come in preda a dell'ansia, a degli stati d'animo contrastanti, che complessivamente si traducevano un po' in irrequietezza, in preoccupazione, e anche in contraddizione a volte nei suoi atteggiamenti rispetto alle parole, cose del genere, no? Però è come se adesso le fosse scesa la febbre, non so, mi dà questa immagine qui, no? Questa alta temperatura che aveva le fosse scesa, quindi adesso è molto più tranquilla, più calma. Ok, diamo a nonna e mamma una Vic, tale per cui le due si trasformano in anime pure. O lasciano questo guscio virtuale di nonna e di mamma, esce un attimo la PS, l'anima, la parte subliminale di entrambe. E chiedo a Chiara di fare lo stesso, quindi di far uscire la sua rugiada, la sua anima. Le tre anime, una accanto all'altra o a trio o come vogliono. Sì, sono come due punti luminosi, la mamma e la nonna. E lei è come se fosse questa goccia di rugiada, anche lei luminosa, perché riflette la luce. Ed è come se comunicassero attraverso questo raggio di luce. Cosa pensano di questo patto di fedeltà che hanno stabilito insieme? Era un gioco? Che è parte essenziale del gioco e che va smontato perché nel gioco è inclusa proprio anche questa fase, smontare il patto di fedeltà. Qual è il giorno in cui si smonta? Da oggi Chiara inizia a smontarlo più in profondità, mentre prima aveva cercato di smontarlo, ma rimanendo sulla superficie, sull'aspetto materico. Invece adesso va più in profondità. Perché l'ha deciso? È lei che ha deciso questa sessione. Perché oggi?
Adesso è pronta. È come se lei avesse proprio intravisto uno spiraglio quando ci ha scoperti, quando ha iniziato a seguire le nostre sessioni, e mano a mano questo spiraglio si è allargato ed è tale che questo spiraglio le ha permesso di vedere l'accesso alla quarta dimensione e lei si sente pronta. Messaggio mamma figlia figlia mamma. Ehm, ehm, Tu vedi le tue imperfezioni, io vedo la bellezza della tua perfezione e farai altrettanto tu. Chi lo dice, la mamma? Sì. E la figlia cosa risponde? Ehm, Mi hai lasciato un bel bagaglio che io ho accettato. Bagaglio fardello. Ora sono pronta a guardarlo e a lasciarlo. Si salutano in che modo? Tornate, È come tra se virgolette, nei loro corpi. girassero una intorno all'altra, quasi sembra un girotondo, e poi si abbracciano dopo questo girotondo. Sono anime, sono aspetto figlia madre, come le vedi? E in questo momento è come se avessero preso le sembianze di due damigelle, diciamo, Mm. con dei vestiti un po' sfarzosi del Settecento. Messaggio della nonna. Ehm, la mia nipotina, donna grandiosa, pronta per spiccare il volo nel cielo. Ricordiamo che cielo è tra l'altro il nome del suo spirito. E la nipotina cosa risponde? E come la saluta? E sento in chiaro un forte senso di gratitudine, perché è come se avesse percepito una forte comprensione, accoglienza e affetto della nonna, un superamento della solitudine. Chiamiamo il papà. Un po' mi viene istituzionale in un certo senso, no? L'istituzione della famiglia. Dick. Um, Così l'istituzione la lasciamo a casa. sì. Um, Questo uomo che è stato anche donna, che è stato bambino, che è stato bambina, che ha iniziato il suo gioco, chissà in quanti modi. A proposito proprio di questo dice, ed è così, e noi siamo energia maschile e femminile che fluisce liberamente. E guardando Chiara è come se vedesse che anche lei è pronta a questo scambio fluido tra l'energia maschile e femminile dentro di sé e fuori di sé. Chiamiamo il marito. Allora, io il marito lo vedo nel portale aureo. Mm, Mm. l'unico. Che mi fa vedere così nettamente e chiaramente, come se lui, rispetto alla sua vita, è esattamente, da un punto di vista animico, come, l'aveva pensata di condurre. Ed è andato via perché quel pezzo lì di cui aveva bisogno l'aveva fatto. L'aveva scelto lui. Ma proprio pienamente, cioè senza remore.
ed è come se avesse sentito di aver perfettamente fatto fino in fondo il tutto. Mm? Cioè, il suo percorso l'ha deciso, l'ha fatto, non ha avuto remore, è già andato là. Sì, esatto. Sì. Anticipando peraltro di parecchi anni il normale andare delle cose, che in realtà non riguarda tutti, eh. Il portale aureo non lo scelgono tutti, qualcuno resta bloccato qua. Mm, esatto. Mm. Cioè, sento proprio un gran senso di pace e di serenità in lui. Ok, se dovesse uscire dal portale aureo con una parte del suo corpo, tra virgolette, cosa uscirebbe per Chiara? Una mano? La testa? Ah, Due mani? il cuore, credo. Il cuore, direi. E le dice? Ehm, L'abbiamo adoperato davvero? Adesso si può. Ok, la situazione è ancora quella che è. I tre aborti, non abbiamo chiesto se erano stati avuti in quel periodo con tuo marito? No? Successivi? Chiamiamoli. Se ci sono tre anime, ovviamente, perché a volte non, a volte sì, a volte no. Non c'è una regola. Una sola, io ne vedo di anima. Il primo, il secondo o il terzo? Mezzo. Secondo. Mm. E dov'è? E mi fa vedere questo lumino felice, tipo come se fosse la sua ultima vita che aveva scelto di avere. Mm, A noi può sembrare una cosa drammatica questa, no? mm. Eh, Però da un punto di vista di alcune anime, come per questa anima, era come se fosse quell'esperienza che gli mancava per chiudere il ciclo di vita. Seguiamolo il lumino. Dove va? È come se potesse saltare sopra tutto. Quindi lui può saltare sopra la nostra dimensione terrena, può passare attraverso il portale aureo. Volendo, potrebbe andare anche all'interno di un portale definitivo, tanto la sua casa, è la sorgente. Mm? Seguiamolo fino a casa. Vattela a rivedere, Monica. Certamente forse non riesco a percepire esattamente quello che percepisce quest'anima, mm, perché non ho compiuto quello che ha compiuto quest'anima, Mm? però la sensazione è quella di enorme sollievo, di leggerezza, di gioia commovente. Come si chiama Lumino? Si dia un nome. Bios, Mm? bios. Bios. Lo salutiamo, salutiamo la mamma, il papà, la nonna, che invitiamo ad andare nel portale aureo, e il marito, che invitiamo a ritirare il cuore che ha fatto uscire dal portale aureo per comunicare, come abbiamo visto, qualcosa a Chiara. E ritira il cuore dicendo Bios, è la vita Bios, l'ho sentita, la sento. Anche Chiara la sente finalmente la vita. E lo chiudiamo. Sì. Bene, lo spettacolo televisivo, torniamo in studio. C'è però
Chiara che è sul palco, seduta, imbarazzata. C'è una porta tonda a destra e una porta tonda a sinistra. Io non so perché continuo a vedere la verde e la blu. La verde è la 3D, è una porta attraverso la quale, tonda io la vedo, attraverso la quale si può vedere la 3D di Chiara. E poi c'è l'azzurra, dove c'è la vita di Chiara nella 4D. Non dico banalmente di andare di qua e non andare di là, ma di andare a vedere questo oblò. È come se fosse un oblò, non è una porta, è un oblò tondeggiante, anche un po' deformante, no? Quello che c'è dentro. Cosa fa? Guarda attraverso questo oblò e guardando in direzione della porta verde, cioè della 3D, vede un grande film con il palcoscenico, con tutto il set televisivo che ha realizzato lei, e vede appunto la grande recita di cui lei è stata protagonista, ma che ha anche ovviamente realizzato la trama, no, dello stesso film. Mm? Ne è Poi vede, orgogliosa? da un certo punto di vista, assolutamente sì, e non se ne era minimamente resa conto Mm. Vuole che si trattasse di un firmare film. con un suo pennarello questa cupola di vetro dietro cui c'è la 3D. Sì, l'ho fatta io, è mia. Sì, sì, sono io l'autrice di tutto, quindi firmo. E poi? Mm, Poi nota come di fatto ci siano dei punti di contatto tra la 3D e la 4D e quindi c'è proprio la possibilità di passare attraverso delle maglie nella quarta dimensione. Nella quarta dimensione lei ha la possibilità di vedere tutta questa recita, di vedere tutto quello che abbiamo detto, l'autosabotaggio, il patto di fedeltà, il gioco dell'amore e disamore, di vedere tutto questo e di scegliere di stare nell'amore e nell'autenticità del rapporto con se stessa, di Ok. uscire da queste dinamiche di gioco finto. Lei può fare entrambe le cose. Può stare un po' di qua, un po' di là, tutto di qua nella 3D, perché non è ancora pronta, non è il momento, tutto di là, o cominciare a fare delle esperienze di là. Mm. L'idea che ho avuto di quando parlavi di Lumino è una grande curiosità. Dove c'è qualcosa da imparare, lui si ficca e va. Sì. In effetti le due porte sono distinte, quella della terza e della quarta dimensione, ma le stanze, chiamiamole così, possono essere comunicanti, proprio perché sono di tipo quantico. Quindi c'è la possibilità di, in un certo senso, andare in parte nella quarta dimensione, in parte nella terza, quindi mettere un piede, mettere la testa nella quarta, guardare, sperimentare. Ok. Patto di fedeltà è nella quarta. No, nella terza. Vogliamo provare a ficcarcelo. Ci passa, ci va. È trasformato, non rimane più uguale se lo mettiamo nella quarta. Va bene. Lo dipingiamo sul pavimento del cluster di Chiara. Ti va? Sì. Patto di fedeltà. Questa è la base. Prima di vedere però come è fatto il cluster di Chiara, dimmi l'ultima cosa, Monica, per favore. La causa esoterica del dolore a mani e piedi.
È come se penso che sia abbastanza recente, no? Questa concomitanza di dolori, ed è come se proprio l'anima l'avesse portata al limite, allo stremo, dove c'è difficoltà nel camminare e nel fare, per arrivare a questo momento, scegliere, attivare il discernimento per dare il via a questa trasformazione. La trasformazione è anche andare al cluster? Assolutamente, certo. Vediamolo. È come se fosse, un pavimento scricchiolante, cedevole, che in alcuni punti è proprio completamente disastrato e sprofonda nel nulla. Che ne fa? No, non vuole più questa instabilità, questa insicurezza, questo senso di, ehm, non controllo, stare male. E quindi dice: "Basta, basta tutto questo. Basta questa voragine assenza, butta via tutto dentro al portale definitivo." Cosa mette al suo posto? Ehm, e fa vedere che sta prontamente saltando con la corda, e mentre salta con la corda e lo fa in modo molto veloce, si genera l'ad eternum, come le vibrazioni, no, generate da questa corda che si muove, si crea l'ad eternum, che piazza qui dove c'era il cluster e lo mette anche, davanti al portale definitivo. Cioè salta la corda, Sì, veloce, come i esatto. pugili. Sì. Che peraltro è difficilissimo, io ve lo dico. Faccio schifo, proprio a vomitare. Faccio 1, 2, fine. Mh. Sono scordinatissimo. No, ma è molto difficile, bisogna allenarsi molto, molto a lungo. Avatar. L'avatar di Chiara come è fatto? È è un insegnante, un maestro, una maestra anzi, femminile io direi. Mm, Ehm, con questo sguardo molto sarcastico. ride. Eh, Della piccola. Se la prende con la piccola. mh, Che peraltro si era anche equivocata in maniera simpatica. Io direi non... mh. Io capisco questa cosa, ma anche a me è successo da bambino, ma me ne sono abbastanza fregato. Però non è detto che uno abbia la capacità, la voglia o il progetto di fregarsene, no? Esatto. Non ti dico cosa ho sbagliato perché sennò tutti ridono poi di me. L'ho superata. No, Come no. una sciocchezza. No, adesso lo dico. Ma io pensavo che il colore marrone delle mucche, quel colore marrone fosse fucsia. Non sapevo che cosa fosse il fucsia sostanzialmente, quindi avevo detto che le mucche erano fucsia. E tutti a ridere, dei pazzi. E allora le mucche fucsia sono andate avanti per anni. Ho detto, ok, basta, anche basta. Cioè, ok, ho capito, finalmente ho capito cos'è il fucsia. Pensavo che fosse un marrone mucca, no? Il fucsia invece... Vabbè, così mi sono proprio sputtanato completamente. Cosa ridi? È Bene, divertente. entità eteriche, i simpatici arturiani e pleiadiani che per alcuni ci aiutano, il drago, la mantide, il falco, il famoso robot e ben 4 EDL esistono ancora? No, Le abduction esistono ancora? no? Le 4 entità mentali, peraltro anche belle corpose, addirittura una 7, 2, 6 e un 5. Furia cieca, ovvero rabbia, food, piena fino all'orlo e pietà, esistono ancora? No, no, Gli impianti, no, li ha dissolti. lo studio televisivo, E in un certo senso sì. bene, andiamo lì. Buio,
In sala, buio pesto, non si vede nulla. Chiara si ritrova un fiammifero e una scatola di fiammiferi nella mano. Ha adesso il tempo di accendere un fiammifero e per il tempo del fiammifero, lasciarsi un messaggio. La bellezza di me e della mia vita è luminosa, come la luce di questo fiammifero. Io sono naturalmente me stessa, ne sono orgogliosa e amo tutto questo. E questo è il lumino di Chiara. Vibrazione. 158. Consapevolezza. 166. PS. 49. Vite. 2000 con il 3 finale. Cervello. 9.3. Suscettibilità ipnotica. 53. 3D, 4D. Dunque, attualmente 3D 58-60. Mhm. E perché dice attualmente? Perché ci può lavorare ulteriormente. Per arrivare a? Da sola? Anche 35-40. Ok. Da valori bruttarelli, da rimandata da ripetente, a ottimi valori. Quasi ottimi valori. Mm? Mm. Che mas? Come la vedi? Avvolta da questo color blu per vinca. È giallo, radioso proprio. Pronta a nuova vita per profumare, per emanare bellezza e vita. E dei tarocchi degli amanti che ce ne facciamo? È come se l'avesse soffiata via. Ok. E il suo fiammifero bruciato dov'è? È un sole luminosissimo che la scalda. E lei è in alto o in basso? È come se lei fosse un po' dappertutto. Lei di che colore è? Blu per vinca e giallo? Sì, Che nota musicale è? sol. Che sport è? Oddio, adesso mi fa vedere, come forse kickbox, o del genere. Mhm. Che look, stile è? So, anni Lo 70. cambia completamente, ed è come se fosse un cocktail in piscina con un abito da sera molto femminile, lungo. Colore? Adesso questo qui è tipo un po' giallo e un po' rosa. ehm, sì, un abito da sera, di Un tessuto. piccolo strascico, un Sì, piccolissimo è strascico. bravissimo, sì. Mhm. Un abito in cui non può ballare, può solo farsi vedere quanto è bella. A metà, asimmetrico, una spalla è scoperta. Mhm. Va bene, disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.